venuto tutto storto. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere come aumentare le prestazioni dell'impianto frenante, diciamo. In questo caso della mia Miata. Cosa farò? Passerò da questi dischi e queste pinze a semplicemente dei dischi e delle pinze più grandi. Questi sono gli small brakes per NA, diciamo, e monterò i big brakes per 1800 della NB. Ma perché aumentando le dimensioni aumenta la capacità frenante? Sostanzialmente per due motivi molto semplici. Allora, prima di tutto perché cambiando le pinze cambia di conseguenza la staffa portapinza nel quale alloggia le pastiglie, quindi le pastiglie aumenteranno. Se aumenta le pastiglie aumenta la superficie a contatto superficie a contatto col disco, quindi maggiore superficie a contatto maggiore sarà la frenata. Mentre il secondo motivo, che è un po' più tecnico, diciamo, è dovuto ad una formula fisica. Questa formula cosa ci dice? Anzi, cosa ci fa trovare? La coppia freno. Come si calcola? Si calcola moltiplicando il coefficiente d'attrito, in questo caso dinamico, però vabbè, non entrando troppo nel dettaglio, coefficiente d'attrito dinamico per la forza che agisce sul disco, forza perpendicolare al piano, diciamo, su cui agisce, quindi in questo caso la forza esercitata dalla pastiglia è perpendicolare al disco, per il raggio medio, cioè diciamo il raggio su cui va a agire il materiale d'attrito, per il numero delle facce striscianti, ma in questo caso questo non varia cambiando il disco. Cambiando il disco cosa cambia? Cambia il raggio di azione del materiale d'attrito, ovvero, spiegandolo proprio terra a terra, se io vado a imprimere una forza qua, sarà maggiore la forza che devo imprimere per fermare il disco, piuttosto che utilizzare la stessa forza su un raggio maggiore aumenterà la coppia freno, come spiega la formula. Poi ci sono tre tipi sostanzialmente di impianti frenanti per l'MX5. Questo qua è il più piccolo, sono gli small brakes. Poi ci sono i medium brakes e i big brakes. Allora, nei medium brakes cambia, se non sbaglio, solo la staffa portapinza, che alloggerà di conseguenza delle pastiglie più grandi, ma la pinza rimane la stessa, quindi anche lo stesso tubo. Poi c'è di buono, diciamo, il bello delle giapponesi o comunque della Miata è che gli attacchi della staffa sono gli stessi per tutti e tre i tipi di freni, ed è per questo che sostanzialmente posso cambiare il mio impianto da quello più piccolo a quello più grande della NB. Mentre per quello che andrò a fare io ho dovuto cambiare tutto: staffa, pastiglie, pinza e tubi. I tubi perché anche se al montaggio potrebbero arrivarci, quando poi la ruota va a girare il tubo si allontana, cioè ha bisogno di essere più lungo sostanzialmente. Altra nota che poi si vedrà dopo nel video, che per far alloggiare il disco più grande, che è da 2,70, questo qua da 2,30 passa a 2,70, ho dovuto piegare queste alette del parasasso che già c'era presente sulla macchina. Io ho anche questi che sarebbero per il disco da 2,70, però diciamo che dovrei tagliare, fare dei lavori che non mi convengono, e quindi ho deciso semplicemente di piegare queste alette per far sì che il disco poi non tocchi con la paratia che è già sulla macchina. Allora, ecco cosa andremo a montare. Questo qua è l'impianto frenante completo della NB 1800, ovvero i famosi big brake. Queste sono le pinze
compresi di portapinze, con i loro tubi di freno in treccia che ho comprato io a parte perché questi sono i suoi originali, i 2 dischi solo anteriori come si vede, pastiglie e il parapolvere, diciamo, adesso non so come si chiama, e l'olio. Io ho preso il DOT 4 perché è quello che già è presente all'interno della macchina. Allora, siccome la mia è abbastanza bassa, per farci passare il crick ho dovuto fare questa porcata, diciamo, però il crick diciamo che arriva bene dove deve arrivare, quindi sono soddisfatto. One day soon, we got this. I can't control it. Eyes are wide open. It's calling me. I'm not the rainbow. Not the rainbow. It's calling me. I'm not the rainbow. The rainbow. Allora, l'idea per procedere è questa. Qua ho la pinza completa che dovrò installare con già il suo tubo in treccia, e qua ho staccato tutto insieme, pinza, portapinza, pastiglie, col tubo freno in treccia ancora attaccato. Adesso l'idea, che poi dipende se si farà, è attaccare direttamente tutta la pinza sui 2 supporti qua, e quindi fare solo staccare quello della pinza originale e attaccare il tubo freno delle nuove pinze. Allora, queste qua
vanno inseriti con tutte queste linguette verso l'esterno, e questo è difficile da spiegare, ma nel modo in cui si vede. E così anche il resto. Se vedete questo segno qua è solo per è una sicurezza che ti avvisa quando le pastiglie sono finite, perché questo ferretto qua, quando la pastiglia è consumata tutta, va a toccare il disco e fischiando ti rendi conto che le pastiglie sono finite. Qua di poco non tocca, per fortuna, quindi direi che va più che bene. Cerchi da 15, per esempio, già con i cerchi da 14 lì probabilmente avrebbe toccato, quindi non potrò più mettere i cerchi da 14, ma non c'è problema. Questo teneva fermo tutto il tubo da qua. Con un cacciavite si sfila e il tubo viene via. Adesso mi basta svitare questo raccordo qua e poi ci inserirò quello nuovo che va dalla pinza nuova, pinza vecchia.